Sull'estremo margine della Sardegna, dove la terra osa sfidare il mare, si erge il faro di Capocaccia, un sentinella di pietra e luce, sospeso sopra l'abisso, che da generazioni guida chi attraversa queste acque antiche. Qui il vento non accarezza, comanda, e il tempo non scorre, osserva. Capocaccia si innalza come una fortezza naturale, una muraglia calcarea che precipita nel Mediterraneo per oltre 180 metri. Dall'alto il mare appare immenso e silenzioso, un tappeto blu attraversato dalla luce, ma sotto la superficie custodisce una forza primordiale, capace di scavare la roccia e riscrivere il paesaggio. Incisa nella parete della falesia come una cicatrice sacra, prende forma la scalinata delle grotte di Nettuno, o meglio conosciuta come Escala del Cabirol. 654 gradini scolpiti nella roccia, sospesi tra cielo e mare. Ogni passo è una discesa nell'ignoto, ogni sguardo un confronto diretto con il vuoto. Il mare ruggisce sotto i piedi, il vento accompagna la discesa, mentre il faro lassù diventa sempre più piccolo, come se il mondo di sopra appartenesse già a un'altra dimensione. In fondo al cammino l'oscurità si apre su un segreto millenario. La grotta di Nettuno emerge dalla roccia come una porta ancestrale, modellata da milioni di anni di acqua, silenzio e pazienza. E mentre lo sguardo si allontana da Capocaccia, di fronte alla costa di Alghero, a pochi metri dalla terraferma, emerge dal mare una forma inconfondibile. È l'isola di Foradada, un enorme arco naturale scavato nella roccia calcarea, come se il mare avesse aperto una finestra nel cuore della Sardegna. Il suo nome racconta già la sua storia: Foradada, forata, perforata dal tempo, dal vento e dall'acqua. Dal cielo il drone rivela tutta la sua imponenza. Le pareti verticali si innalzano dal mare, scabre, irregolari, modellate da milioni di anni di erosione. Il grande foro centrale non è solo una curiosità naturale, ma il risultato di un lento processo geologico in cui la roccia più fragile ha ceduto, lasciando spazio al vuoto, alla luce, al passaggio del mare. Foradada è parte del sistema calcareo che caratterizza tutta la riviera del Corallo. Queste rocce, un tempo fondali marini, si sono sollevate nel corso delle ere, diventando falesie, isole, archi naturali. Oggi l'isola è un santuario naturale. Qui nidificano uccelli marini e sotto la superficie si estendono fondali profondi e ricchi di vita. Quando il sole cala verso l'orizzonte, Foradada cambia volto. La luce attraversa l'arco, disegna ombre perfette sull'acqua, trasforma la roccia in oro, poi in rame, poi in silenzio. È uno dei momenti più suggestivi di tutta la costa nord-occidentale della Sardegna. Foradada non è un'isola da abitare, è un'isola da osservare. Un monumento naturale che racconta il tempo meglio di qualsiasi parola. E dall'alto, mentre il mare continua il suo lavoro invisibile, la Sardegna mostra ancora una volta la sua capacità di sorprendere, con forme semplici, potenti, eterne. Capocaccia non è solo un promontorio, è un confine tra luce e ombra, tra terra e mare, tra ciò che l'uomo può dominare e ciò che può solo contemplare.